Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, andrò ad utilizzare le candy oval 6x8 mm. Allora, sono queste, vedete? Queste da 8 mm. Ho fatto un ciondolo che non è per niente difficile. Il ciondolo, che sarà poi questo in questa colorazione, l'oggetto del tutorial è questo, ed è un bel ciondolo grande, come potete vedere. Pensate che io non ho le mani piccole ed è un bel ciondolo grande, a me piacciono grandi. Questo è il retro, il ciondolo è dritto, bello rigido. Ve lo faccio vedere in un'altra colorazione che mi è stato richiesto da una cliente, ed è in rosso e bianco. Ho scelto questi colori ed è anche bello. Allora, come materiale servirà un Rivoli da 14 mm incassonato con la tecnica netted, quindi servirà un Rivoli da 14 mm. Naturalmente serviranno le candy oval, che sono queste. Io queste candy oval non le avevo notate, cioè non avevo notato questa finitura, questo disegno che hanno sopra. Io non so se riesco a farvele vedere, ma hanno delle striature sopra e sono veramente spettacolari. Non so se si riesce a vedere qua. No, purtroppo non riesco a farvele vedere bene, ma sono veramente belle. Quindi queste candy oval, che sono quelle da 8 mm. Poi serviranno delle perle da 6 mm, delle perle da 3 mm, le Vexolo, che userò in questa colorazione, la classica, e delle Gem Duo. Sono Gem Duo. Poi serviranno Rocaille, tutte e tre le misure. Allora, le 15-0, le 11-0, sempre dorate, e delle 8-0. Queste sono della Toho, perché in questo bellissimo colore, quindi ho utilizzato queste, ma Toho Miyuki vanno bene lo stesso, e sono 8-0. Naturalmente servirà un portaciondoli, questo, questi sono in acciaio, una catena naturalmente, e come filo io ho utilizzato un Farline da 0,15, e questo è tutto il materiale che servirà per fare questo ciondolo. È veramente grande, vedete? Veramente grande. Bene, io non so se riuscirò a girare un altro tutorial, perché fa troppo caldo e il rumore che sentite è il ventilatore, perché altrimenti non sarei riuscita a girare questo tutorial. Immaginate che ho iniziato alle 3, quindi in pieno caldo, e quindi io vi volevo augurare una buona estate e delle buone vacanze. Può essere anche che riesca a girare qualche altro tutorial, ma non ne sono sicura. Quindi io per il momento vi saluto, vi auguro una buona estate, fate delle buone ferie
e ci risentiremo e ci rivedremo il più presto possibile. Un bacione a tutti, ciao! Iniziamo inserendo sul nostro ago 16 rocaille 80. Li contiamo insieme, sono 4, 8, 12, 16. Dobbiamo semplicemente chiudere a cerchio, ripassando attraverso le perline, e fare un paio di nodini. Ed ecco qua, abbiamo chiuso a cerchio. Ora ogni 4 rocaille 80 andremo ad inserire una 11,0, quindi ci inseriamo nelle prime 4 80, vedete, tirate bene il filo, e qui andremo ad inserire una 11,0 e ci inseriamo nelle prossime 4 e tirate il filo. Di nuovo una 11,0 e ci inseriamo nelle prossime 4 in questo modo, e lo facciamo per altre 2 volte. Ed ecco qua il risultato, vedete? Ora portatevi ad uscire dalla prima 11,0 che abbiamo inserito e adesso mettiamo sull'ago 4 11,0, una 80 e altre 4 11,0. Questa deve essere la sequenza: 4 11, una 80 e altre 4 11,0. Noi usciamo con il filo da questa parte, rientriamo sempre nella stessa rocaille dalla parte opposta, formando questo archetto. Ora rientrate nelle prossime 4 rocaille 80 e uscite dalla prossima 11 e di nuovo 4 11,0, una 80 e altre 4 11,0. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo nella stessa rocaille dalla parte opposta, e dobbiamo fare questi archetti anche sulle 2 prossime 11,0 e questo sarà il risultato. Vedete, questo è stato l'ultimo archetto che io ho fatto. Ora dobbiamo rientrare nel primo archetto che abbiamo formato e ci portiamo ad uscire dalla 80. Entriamo in tutte le 11. Io giro il lavoro per comodità e ci portiamo ad uscire dalla 80 centrale. Qui inseriamo sull'ago altre 4 11,0 e rientriamo nel prossimo archetto sempre nella 80 centrale. Di nuovo 4 11 scusate, e rientriamo nella prossima 80 centrale. Non tirate troppo perché poi dobbiamo inserire il nostro rivoli, quindi continuate così fino alla fine. Ed ecco qua, abbiamo formato la nostra gabbietta. Ora prendiamo il nostro rivoli, lo mettiamo a testa in giù e andiamo a stringere. Ora basta soltanto rientrare in tutte le rocaille per stringere il lavoro, quindi dovete soltanto ripassare senza aggiungere niente, così andiamo a stringere il retro. In questo modo fate
anche un prossimo giro per stringere bene il lavoro. Ed ecco qua, abbiamo stretto il lavoro. Ora risalite attraverso le perline e portatevi ad uscire dalla seconda rocaille partendo dal davanti della lavorazione, vedete, dalla seconda rocaille di questa fila. E adesso dobbiamo inserire sul lago questa sequenza per quanto riguarda lo spazio grande, perché nello spazio piccolo invece andremo ad inserire le perle. Dobbiamo inserire una vexolo, una candy oval e un'altra vexolo in questo modo, prendendola dalla parte più stretta la vexolo. Quindi ci inseriamo nel primo foro della vexolo, nel primo foro della candy e l'altra vexolo. Vedete, questa deve essere la sequenza. Noi usciamo da questa seconda rocaille, ci inseriamo nella fila che si trova di fronte, sempre nella seconda rocaille, vedete? E tirate il filo in questo modo. Ora prendiamo una perla da 3 mm. Il filo esce che va verso il davanti della lavorazione e noi col l'ago scendiamo nella seconda dell'altra fila e tirate il filo, vedete, in questo modo. Di nuovo prendiamo una vexolo dalla parte della punta, una candy oval e l'altra e un'altra vexolo. Noi questa volta scendiamo con il filo verso il retro della lavorazione e ci inseriamo con l'ago che va sul davanti della lavorazione, sempre nella seconda rocaille, vedete, in questo modo. Di nuovo una perla da 3 mm, il filo esce che va sul davanti e noi con l'ago ci inseriamo che va verso il retro della lavorazione, sempre nella seconda rocaille di questa fila di 4 e tirate il filo. Vedete, questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. E questo è il risultato, vedete? Ora mi inserisco nella prima vexolo, sempre nel foro basso, tirando bene il filo, e rientro nel foro alto della candy oval qui al centro. Ora ai lati di ogni candy oval andremo ad inserire le 8 0, quindi prendiamo una 8 0 e ci inseriamo nel foro alto della prossima vexolo in questo modo. Qui invece andremo ad inserire le gem duo, quindi prendiamo una 15, una gem duo e un'altra 15 0 e ci inseriamo nella prossima vexolo sempre nel foro alto, vedete, in questo modo. Qui di nuovo una 8 0, di nuovo una 8 0 e nello spazio più piccolo tra le due vexolo andremo ad inserire una gem duo. Inseriamo una 15, una gem duo e un'altra 15 0 e ci inseriamo nella prossima vexolo sempre nel foro alto, vedete, in questo modo.
e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora ci andremo a fare la prima decorazione, perché sennò altrimenti, continuando la lavorazione, dovremmo tornare indietro. Portatevi ad uscire dalla seconda 8-0 dopo la candy oval. Mettete sul lago 6-15-0. Sono 6-15-0 e ci dobbiamo inserire nella perla da 3 mm e tirate bene il filo. Di nuovo altre 6-15-0. E vi inserite nella prima 8-0 e tirate bene il filo e si formerà questa decorazione. Ora riattraversiamo la candy oval e ci portiamo ad uscire dalla seconda 8-0 e qui di nuovo dobbiamo inserire le 6-15-0 e dobbiamo continuare così fino alla fine. E questo sarà il risultato. Questa è l'ultima sequenza di 6-15-0. Quindi uscendo da questa 8-0 andiamo ad inserire adesso una 15, 2 gem duo e un'altra 15-0. E ci inseriamo nella prossima 8-0 e tirate bene il filo in questo modo. Ora qui mettiamo sul lago 6-11-0. Sono 6-11-0 e ci dobbiamo inserire in questa prima gem duo che incontriamo nel foro superiore e tirate bene il filo. Ora qui andremo a mettere sulla gem duo una 15, una 11 e un'altra 15-0. Andremo a fare un picot 15-11 e 15-0. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e tirate bene il filo. Di nuovo 6-11-0. Sono sempre 6-11-0 e ci inseriamo in questa prima 8-0 che incontriamo e tirate bene il filo in questo modo. Ora di nuovo qui andremo ad inserire 2 gem duo, una 15, 2 gem duo e un'altra 15-0. E ci inseriamo nella prossima 8-0 e tirate il filo. Vedete? Di nuovo dobbiamo fare questi due archetti con le 11, quindi 6-11-0 e ci inseriamo nel foro superiore di questa gem duo. Sulla punta della gem duo andremo a fare un picot con due 15 e una 11, quindi 15, 11 e 15-0. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e tirate bene il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Vedete? Questo è il risultato. Questa è l'ultima
sequenza di 11 0 che ho inserito. Ora attraversate le perline e poi vi portate ad uscire dalla seconda gem 2 dal foro alto. Qui andremo ad inserire una perla da 6 mm e una 15 0, una perla da 6 e una 15 0, e ci dobbiamo inserire in questa prima fila di 11 0 nelle ultime due, vedete, nelle ultime due. Ora attraversiamo il picot, così lo uniamo alle 11 0 e rientriamo nella prossima fila di 11 0 nelle prime due. Vedete? Nella prossima fila dobbiamo uscire dalle prime due e tirate bene il filo, mi raccomando. Ora qui dobbiamo inserire un'altra perla da 6, però inseriamo prima la 15 0 e poi la perla, quindi prima la 15 0 e poi la perla da 6 mm, tutto il contrario di prima. E ci dobbiamo inserire nel foro alto di questa prima gem duo, tirate bene il filo, mi raccomando. In mezzo alle due gem 2 andremo ad inserire 3 8 0 e ci inseriamo nella prossima gem duo sempre nel foro alto e tirate bene il filo. Ora usciamo di nuovo dalla seconda gem duo, quindi dobbiamo inserire prima la perla e poi la 15 0, quindi prima la perla e poi la 15 0, e ci dobbiamo inserire nelle ultime due 11 di questa prima fila e tirate bene il filo. Ora dobbiamo unire il picot alle 11 0, quindi dobbiamo rientrare nel picot. Vedete? E adesso ci portiamo ad uscire dalle prime due 11 0. Non vi preoccupate, si aggiusterà tutto dopo. E adesso dobbiamo inserire prima la 15 0 e poi la perla da 6 mm e ci inseriamo nel foro alto della prima gem duo. Vedete? Questo deve essere il risultato e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Queste sono le ultime 3 8 0 che ho inserito. Ora portiamoci ad uscire da questa prima perla che incontriamo. Qui mettiamo sull'ago 7 15 0, sono 7 15 0. Noi usciamo da questa perla, ci dobbiamo inserire in questa gem duo, però nel foro basso, vedete, nel foro basso, e tirate il filo. Di nuovo altre 7 15 0, sono sempre 7 15 0. Rientriamo nella prossima perla, vedete, si formerà quest'altra decorazione. Ora qui andremo ad inserire 4 11 0,
4 11 0 e ci inseriamo nella 80 centrale di queste tre, vedete, in questo modo. Sulla 80 prendiamo altre 3 11, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta, formeremo un altro picot. Di nuovo altre 4 11 0 e ci inseriamo nella perla da 6 e tirate il filo. Si deve formare questo. Ora qui, uscendo dalla perla, dobbiamo inserire di nuovo 7 15 0. Sono 7 15 0 e ci dobbiamo inserire nel foro basso di questa gem duo e tirate il filo. Di nuovo altre 7 15 0. Altre 7 15 0 e ci inseriamo nella perla da 6 mm. Uscendo dalla perla mettiamo sull'ago 4 11 0 e ci inseriamo nella 80 centrale. Sulla 80 formeremo un picot con 3 11. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta. Di nuovo altre 4 11 0 e ci inseriamo nella perla da 6 mm e tiriamo bene il filo, e questo sarà il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Dopodiché basta fare un cappietto sulla punta, oppure se volete potete anche inserirlo in questo modo. Basta fare un cappietto con un portaciondolo, una catena e il nostro ciondolo è terminato. Quindi adesso faccio questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, il nostro ciondolo è terminato. Io ho fatto il cappietto e unito il portaciondoli, ho inserito questo portaciondoli. Quello che vi consiglio, dopo aver fatto il cappietto, di rifare tutto il giro su tutto il perimetro per andare ad unire queste 11 0 tra di loro, le 4 11 0 con il picot, e serve anche per dare più consistenza e rigidità al ciondolo. Come vedete il ciondolo è dritto, è un bel ciondolo imponente, bello grande. A me piacciono così. Questa è l'altra colorazione. Io spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere. Per il momento io vi saluto, vi auguro una buona estate, delle buone vacanze. Non so se riuscirò a girare un altro tutorial, fa troppo caldo e non c'è proprio concentrazione. Bene, ci rivedremo prestissimo, perché può essere pure che cambi idea e riesca a girare un altro tutorial, non lo so, non ve lo so dire, a sorpresa. Quindi fate una buona estate, buone vacanze e ci risentiamo molto presto. Un bacio a tutti, ciao!